transizione. The industry is forced to spend a lot of money trying to capture these toxic materials, and then it's interesting to see what they do with it once they're captured. Quindi l'industria è costretta a fare grandissimi sforzi, a spendere tanto denaro per installare questi sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera, e poi bisogna vedere che cosa devono fare con i materiali che vengono catturati, che sono evidentemente altamente inquinanti. Now in Germany and Switzerland they put that fly ash into nylon bags, and then the nylon bags into salt mines. In Japan, some of the incinerators vitrify the ash, make it into a glass. But in Denmark, beautiful, green, dirty Denmark, they have a ironico, wonderful solution. Fantastic. They send it all to Norway. And in Italy, just nobody knows where it is going. Basically, most of those, they go to the salt mines in Germany. Oh, they do? Yeah. Anyway, in England, when I gave testimony in the House of Commons in Parliament, there was an activist from Gloucester who showed these slides of a fly ash landfill in England. Quando in Inghilterra lui è andato a fare advocacy, cioè sostegno alle tesi dei movimenti anti-incenerimento in Inghilterra, c'era un campaigner, un attivista locale di Gloucester che faceva vedere la gestione delle ceneri volanti a Gloucester. E come vedete non c'è nessun sistema di protezione. She lived in one of these houses here. Viveva in quelle case a qualche centinaio di metri di distanza. This stuff is very toxic. Questo è tutto molto tossico e molto trasportabile dal vento. And the British government said, oh, no problem, this doesn't get out of the facility. E il governo diceva, ma non c'è nessun problema perché questo non andrà al di fuori dei confini dell'installazione. But then they did a little bit of research. Ma poi hanno fatto un po' di ricerca. This is a 40-mile-an-hour road sign outside the facility. E questo qui è un segnale di limite di velocità a 40 miglia orarie, completamente coperto dalle ceneri volanti di quegli inceneritori di Gloucester. Confronted with the citizens' evidence, now the Environmental Protection Agency in England has admitted that it is getting out of this. E l'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale inglese, con questa evidenza prodotta dai cittadini di Gloucester, ha ammesso che il problema esiste effettivamente. Now, the emissions into the environment, we're talking some very toxic materials here, toxic metals and new substances formed in the burning process, dioxins and furans. E parlando di tossici prodotti dagli processi di incenerimento, parliamo di sostanze molto tossiche, quali metalli pesanti e i cosiddetti microinquinanti organici, cioè principalmente diossine e furani. And one of the things that I would be concerned about with the winery here and the local farmers is the accumulation of these toxic metals in the soil around the plant, within a few kilometers of the plant. E una cosa che potrebbe preoccupare la fiorente attività vitivinicola di questa zona potrebbe essere l'accumulo di questi metalli pesanti all'interno dei suoli, poi ci sarebbe il trasferimento nella catena alimentare tramite la radice e la fruttificazione. And these largely come out in the form of nanoparticelli, and the problem here is that the incinerator industry is only regulated at 10 microns. And 10 microns is huge compared to the piccolino nanoparticelli. Allora, il grosso problema, questo qui è un passaggio importante della presentazione, il grosso problema è che in gran parte queste sostanze vengono emesse nella forma di nanoparticelle. Il problema è che gli attuali standard regolamentari si occupano delle microparticelle ma non delle nanoparticelle, cioè hanno dei limiti per le particelle a 10 micron. Ma il grosso problema per la fisiologia umana e del mondo animale sono le particelle da 2,5 micron in giù, e queste non sono regolamentate. E evidentemente c'è un problema di approccio regolamentare non adeguato. So these are not regulated nor measured. E non c'è regolamentazione, non c'è metodo di valutazione, di analisi. And it's quite deceptive when an incinerator says this is the quantity of particulate, this is the mass of particulate matter that comes out.
that is not the issue. It's the number of particles which is issue, the number of particles. Attenzione a questo passaggio. Allora, è molto ingannevole l'approccio attraverso il quale si dice, un inceneritore dice, il numero, la massa complessiva di nanoparticelle, cioè i grammi o i chilogrammi all'anno che mettiamo è questa, ma non è quella la cosa importante, perché la stessa quantità può essere fatta da un maggior numero di nanoparticelle o un minor numero di microparticelle. La cosa più importante è il numero delle particelle, perché ogni singola nanoparticella è quella che poi crea il potenziale rischio per la nostra fisiologia. So for the same mass, if you were talking particles of 10 microns compared to these particles here of 0.01 nanoparticles, meters, you're talking here, this would have 100,000 times the same mass. This would have 100,000 times the impact on the lungs. Giusto per specificare il concetto, con la stessa massa, se quella massa fosse fatta da una sola particella di 10 micron, che è quella attualmente regolamentata, oppure da un numero equivalente di particelle di un nanometro, di 0,01 nanometro, sarebbe un numero di nanoparticelle 100.000 volte superiori. E quindi 100.000 volte moltiplicato l'effetto, anche se per la regolamentazione è la stessa cosa, perché loro considerano solamente la massa complessiva delle nanoparticelle. Now it's well established that the mortality and the disease and death in cities increases with particulate levels. Ormai è accettato dal mondo scientifico e dal mondo medico che il tasso di mortalità negli ambienti urbanizzati aumenta in relazione lineare con la concentrazione delle nanoparticelle. And as the particles get smaller, that relationship gets stronger. As the particles for the same mass, as the particles get smaller, the number of diseases, the people that are sick and the people that die increases. No question. E al diminuire della dimensione delle nanoparticelle aumenta l'incidenza delle malattie e dei problemi alla salute. Now, this is in the European directive from 2008. They said fine particulate matter 2.5 microns is responsible for significant negative health impacts. La direttiva del 2008 specifica effettivamente che le nanoparticelle, il nanoparticolato è responsabile per impatti significativi sulla salute umana. No safe level. E non c'è una soglia accettabile, non esiste un limite di sicurezza da questo punto di vista, non ci sono effetti soglia. And the aim should be to reduce the particulate levels. E quindi l'obbligo, l'imperativo categorico è quello di ridurre queste nanoparticelle. So building incinerators, especially in urban areas, is the last thing that we should be doing. E quindi la costruzione di inceneritori dovrebbe essere l'ultima cosa a cui pensare nel settore della gestione dei rifiuti. Now, a special word about nanoparticles. Nanoparticles are so tiny they're very difficult to capture. They travel long distances and they remain suspended in the air for long periods of time. And here's the real problem. They are so tiny that they can go straight through the lung membrane, straight through from the lungs into the blood. And once they're in the blood, then they can be distributed throughout the whole body and enter every tissue, the heart, the liver, the kidneys, and so on. They can even cross the blood-brain barrier and get into the brain. Here's a particle which contains lead, barium, chromium, iron, and silicon. Allora, adesso devo fare un ripasso dell'anatomopatologia, meno male che sto ripassando l'inglese con i miei figli adesso. No, però il problema qual è? Che le nanoparticelle sono così piccole che riescono attraverso gli alveoli polmonari a passare al sangue. Il sangue è il veicolo per portare queste nanoparticelle in tutti i tessuti del corpo umano e possono raggiungere gli organi bersaglio che possono soffrire di queste nanoparticelle, come il cuore, il fegato, e possono anche arrivare al cervello, dove possono creare dei grossi danni. Now, because incineration is so unpopular with the public, they won't use the name incineration. Allora, siccome l'incenerimento sta diventando per questi motivi così
poco popolare presso l'opinione pubblica, allora hanno cominciato a non usare più il termine incenerimento. They've used every name that you could think of. E hanno cominciato a usare vari nomi di fantasia. In the United States, these are resource recovery facilities. Negli Stati Uniti lo chiamano impianto di recupero risorse. And then waste to energy. Molto spesso in giro per il mondo lo chiamano energia da rifiuti. And then energy from waste. Energia da rifiuti, waste to energy, energy from waste. And Italy, thermovalorization. In Italia, termovalorizzatori. And now we have a new family. Adesso l'ultima novità, Gasification. gassificazione, Pyrolysis. pirolisi, Molecular dissociation. dissociazione molecolare, Oh, a plasma arc. il plasma, la tecnologia al plasma, All disguising the fact that we are burning and destroying resources. e tutti questi nomi cercano semplicemente di nascondere il fatto comune a tutte queste tecnologie, che in questo modo si bruciano e si distruggono risorse. The most expensive way of getting rid of waste, È il modo più costoso di liberarsi dei rifiuti, and almost the most expensive way of producing energy. e anche il modo più costoso di produrre energia, nonostante quello che si dice di un sistema di recupero di energia. And yet they are getting subsidies from the Italian government for alternative energy. E nonostante questo prendono sussidi dal governo italiano, non solo quello italiano, perché c'è una direttiva europea in realtà che consente queste cose. Purtroppo c'è stato un lavoro di lobby su queste cose. A few comments. Però, if I may, just for a while, perché un concetto importante è quello che ha detto, cioè un metodo dissipativo di produzione di energia, perché l'efficienza di produzione di energia elettrica dell'incenerimento è mediamente in Europa dell'ordine del 23-24%, cioè di tutta l'energia prodotta bruciando i materiali se ne recupera meno di un quarto, e quindi un metodo molto dissipativo. Just a few comments about gasification. Alcuni commenti sulla gassificazione. There's a huge world of difference between the theory of gasification and the practice. E c'è un'incredibile differenza tra la teoria e la pratica della gassificazione. It's notoriously difficult to scale up from a pilot facility to a fully fledged commercial E gasification. ormai è abbastanza notorio che ci sono incredibili difficoltà e differenze nel passare da un impianto in fase pilota a scala di laboratorio a un impianto di scala industriale. And there's a big difference between burning a specialized waste stream, a fairly clean waste stream, and gasifying a municipal waste stream. E inoltre c'è una grandissima differenza, come sarà intuitivo per molti di voi, tra bruciare un materiale omogeneo e di composizione costante e invece una massa eterogenea come il rifiuto urbano. So there's actually three types of gasification. Ci sono in realtà tre tipi di gassificazione. We have what I would call a genuine gasification plant, which applies heat to solid to produce a gas or a liquid, which is then treated and sent off-site as the beginning of chemical production. Sì, allora c'è un primo tipo di gassificazione che lui chiama gassificazione genuina, che brucia un solido omogeneo per produrre un gas o un liquido che poi viene usato in una ulteriore trasformazione chimica. And nothing is burnt on-site. Ma niente viene bruciato, è un processo di trasformazione chimica. Now these are very rare. This is not usually what is produced. Ma questo non è molto comune, non è un approccio comune, e non è in realtà quello che normalmente si propone per la gestione dei rifiuti. Now there's what I would call number two, a gasifying incinerator. Poi c'è la seconda opzione, che è un inceneritore mediante gassificazione. And this has three stages. One, you convert from solid to gas. Two,